Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, anche ascendente leone, anche luna in leone o Venere in leone. Andiamo a vedere come sarà il mese di giugno. Lo facciamo attraverso una narrazione bellissima di tarocchi e oracoli per vedere qual è il cammino dell'anima tua in questo mese. Allora, partiamo subito, mettiamo lo schemino qui e andiamo prima di tutto a vedere chi sei a giugno. Cioè, qual è l'archetipo dominante che domina il tuo cielo? Chi sei a giugno? Chi vuole essere la tua anima e chi sarai a giugno? Leone. Chiedo al mio amante mistico, agli spiriti di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, visione, bellezza e prosperità. Chi sei a giugno? Chi sei a giugno? Un guerriero, una guerriera, bellissimo. Chi sei a giugno sarai una guerriera, un guerriero, ti vedo fortissima, in perfetta forma psicofisico e spirituale. Forza, abilità, disciplina, forza di volontà, eroismo, stoicismo e capacità di sacrificio per vincere l'ego. E allora, come ti vedo? Chi sei a giugno? Ti vedo talmente eccitata o eccitato di superare tutta la tua mente razionale. Anche una forma di anticonformismo, di che cos'è vincere l'ego? Non lo faccio più per me, lo faccio per una causa più grande. E quella causa più grande mi riempie d'oro. E questo è il parallelismo tra quando fai le cose per te, per il tuo gruzzoletto, per la tua stanzetta, per no? Quando fai le cose per una causa più grande che ha a che fare con la tua anima, con Madre Terra, con lo spirito della natura. Per gli spiriti, a te, a te, a te, faccio tutto per te. Allora questo ti ricompenserà d'oro. Ti vedo con un'energia psicofisica e spirituale dirompente. Perché? Perché per vincere l'ego ci vogliono due barberelli così e tu ce li hai. E questo ti porterà a dei risultati che non sono misurabili dalla mente razionale, dei risultati che sono straordinari rispetto a quello che hai potuto vivere in passato. La tua forza di volontà sarà trainante, forza di volontà nell'essere anche da esempio, anticonformista rispetto ai valori dell'io, della morale, spacchi tutto ed è bellissimo. Nuda, nudo, selvaggia, selvaggio, il guerriero è la donna selvaggia, l'uomo selvaggio. È come se questo tuo primo chakra emergesse, si risveglia questa Kundalini e non hai paura di affrontare ciò che prima avevi paura di affrontare. Questo ti darà dei risultati straordinari perché nella misura in cui superi delle cose che non riuscivi a superare prima, il potenziale nascosto dietro quella paura è enorme. Il colore rosso sarà fondamentale per te in questo mese. Il sangue del guerriero. E ci sono i tuoi avi guerrieri che ti supportano. Tu sentirai proprio gli avi guerrieri, i batori. Bellissima questa carta, bellissima. Vediamo che cosa dicono i tarocchi. Energia generale per te. Come sei? Dove sei adesso che guardi il video? Dove sei adesso? Energeticamente, dove sei adesso? Dove sei adesso? Dove sei ora? Sei in un momento di espansione. Il 3 di bastoni mi parla di espansione, di questo fuoco, di questo fermento che ha già iniziato ad andare verso un futuro glorioso, senza ego, senza paure e senza attaccamenti.
Allora qua abbiamo un uomo che aspetta le barche, che sta già arrivando, e sta vedendo già arrivare verso di sé, no? Con alle spalle il suo passato, alle spalle un vecchio modo di percepire la realtà, le cose, gli eventi della vita, no? Vecchio modo di percepire l'ego di cui abbiamo parlato qua. Ti vedo in questo momento in attesa di fare il prossimo passo verso questa espansione futura, piena di fermento, piena di eccitazione, piena di nuovo, piena del nuovo dentro di te. Attesa che freme dentro di te. Però questa carta mi dice che è dopo il 2 di bastoni, no? Hai già iniziato ad andare verso lì. Vediamo l'energia che entra in questo mese, qual è? Guarda, questo mese tu realizzi un desiderio, il 9 di coppe, un appagamento emotivo. Il 9 di coppe, l'energia che entra questo mese è l'energia che ti vuole vedere appagata o appagato a livello emotivo. Wow, come sto bene! Wow, come sto bene! Questo è il 9 di coppe. Wow, ho realizzato un desiderio del cuore. Le coppe sono le emozioni. È come se realizzassi un desiderio del cuore. Proprio come ti dicevo prima, realizzi qualcosa, e guarda caso il 9 di coppe mi parla di una realizzazione, realizzi qualcosa di più di quello che tu potevi pensare, perché lo pensavi da una prospettiva magari più chiusa nell'io, no? Questo l'abbiamo fatto tutti. Quindi l'energia che entra in questo mese è della realizzazione, di una realizzazione, di un appagamento, di un sogno che raggiungi. Ok, bellissimo. Vediamo la direzione del mese qual è? Perché lotti per le tue realizzazioni. La direzione del mese è la lotta, la dimensione della lotta che è una dimensione sacra, no? Come vi insegno sempre, vi ricordate il video la guerra è sacra? Ecco, quello è. E la direzione del mese è il 7 di bastoni, colei o colui che lotta per difendere quello che sente. Fuoco, fuoco, coppe. Quindi io accendo il mio fuoco per realizzare le mie emozioni più pure, più profonde, e si realizza un desiderio. Il 7 di bastoni è possibile che incontrerai degli ostacoli lungo il cammino, ma sappi che gli ostacoli sono ostacoli interiori, solo interiori. Non esistono ostacoli esterni che non ti portino alla realizzazione del tuo obiettivo. Quindi la direzione del mese è lotta contro le tue stesse resistenze. Come vedete sono due carte simili. Qua abbiamo il guerriero che ha nella mano una lancia e qua un bastone, no? La dimensione della lotta è una dimensione sacra. Significa lottare per il proprio fuoco interiore, lottare per ciò che ti arde e ti anima da dentro. Lottare per amore del proprio fuoco interiore. Questo è questo mese, è stupenda questa lettura. Vediamo qual è lo spirito che ti accompagna in questo mese con gli oracoli dello sciamano. Quale spirito cammina con te in questa lotta per amore? Lo spirito che cammina con te in questo mese. Non poteva che essere il mondo superiore, tutti gli spiriti, non è uno, è il mondo superiore. Cioè, il mondo superiore è lo spirito che lotta con te. Potresti vedere dei falchi, potresti vedere dei uccelli grandi e ti ricordano che gli spiriti, tutto il mondo superiore, che poi nella visione sciamanica il mondo infero o il regno dei cieli sono la stessa cosa, no? È come se trasformassi tutto il mondo infero nei tuoi più grandi alleati, perché la dimensione della lotta è una dimensione di fuoco, è necessario il primo chakra, come ti ho detto, no? Che è collegato alla terra, il primo chakra, alla dimensione ctonia sotterranea, per far emergere la potenza del mondo superiore. Quindi lo spirito che cammina con te non è uno solo, sono tutti gli spiriti che ti abitano, cioè tutti gli spiriti dell'essere, costitutivi dei chakra, i costituenti proprio dell'essere animico, i tuoi avi, i tuoi antenati, cioè lottano con te. E il mondo superiore, vedendolo anche dalla prospettiva immaginale, sciamanica, è tutta la tua genia che lotta per te, lotta con te, gli avi guerrieri, gli avi guerrieri, che poi diciamo vengono dall'alto, sono dall'alto, no, ma sono anche dal basso, quindi ehm, hai tutte le forze della natura che convergono in te per realizzare la missione dell'anima. Non ho altro da aggiungere su questo, stupendo, stupendo. Vediamo adesso amore ed eros. Cosa accade nell'amore? Vediamo prima di tutto l'energia tua nell'amore, come stai a giugno?
Leone. La tua energia nell'amore. Abbiamo un 5 di denari, ragazze e miei ragazzi. Stiamo potenziandoci con la dea della penia, dell'esclusione. È come se ti sentissi un po' escluso, escluso, abbandonato, abbandonato da qualcuno. Possiamo iniziare giugno come se ti sentissi un po' messa da parte o messo da parte da qualcuno, oppure come se non ti... Io credo... Allora, il 5 denari è non sentirsi meritevole dell'amore. Punto. Allearsi con la dea Penia, la sensazione della mancanza, è fondamentale per emergere. Allora, ti dico una cosa, siccome il mondo superiore parla anche della rabbia che alle ottave superiori appunto è impeto guerriero, potresti sentire una certa inquietudine, che forza, no? Una certa tensione. Non so se ti ricordi il video Lo spirito del fuoco cosa ti chiede di incarnare, no? Che abbiamo fatto nella sezione degli elementi. Allora ogni nascita comporta una tensione, questa tensione qui, e quindi rispetto allo spirito che ti accompagna tu vuoi emergere, vorrai emergere da questa sensazione di esclusione, di abbandono, di penia, non sentirsi, o ti manca qualcuno, o ti manca qualcosa, però tu vorrai emergere da questo, vorrai emergere, mi dicono. E vediamo un po' che energia ha la persona che ti viene incontro, o le persone, l'energia dell'esterno. Che energia c'è nell'altro, nell'altra persona o nelle altre persone, nei tuoi confronti? L'energia dell'altro qual è? Qua c'è una morte, qua abbiamo una persona che ha chiuso profondamente un capitolo della sua vita, radicale. Allora, qua abbiamo l'esterno a te con una chiusura radicale. Può essere una persona che ha chiuso da poco una relazione, o una persona che sta facendo una chiusura netta di una vecchia identità. Va bene? Qua abbiamo una persona che chiude con una sua vecchia identità, e quindi questa è una persona in profonda trasformazione, profondissima trasformazione, identitaria, su più aspetti, più aree della sua vita. Guarda, 10 di bastoni, finisce una situazione di pesantezza questa persona. Vediamo qual è adesso la dinamica invisibile tra tutti e due, il potenziale dinamica invisibile. Qua c'è una possibilità di concretezza tra voi due, ma senza affrettare le cose. Ogni tarologa ha i suoi codici. Per me il cavaliere di denari è la cosa certa che arriva, non è un fuoco di paglia, secondo però i tempi giusti. Allora qua abbiamo un movimento, abbiamo due cavalli, vedi? Abbiamo un movimento che va verso una ripresa a poco, despacito. Okay? Queste carte vanno tutte verso il futuro, guarda, vedi? Vanno tutte verso il futuro. Qua c'è a livello amoroso, sentimentale, un'evoluzione anche se più lenta del normale. Perché? Perché tu stai attraversando una fase di alleanza, a non sentirti abbandonata dagli dei, da Dio, no? A non sentirti persa o non abbastanza. Questo è proprio il non sentirsi abbastanza per un amore vero. E quindi stai attraversando questo, vai verso una morte, una radicale compimento di questo non sentirmi abbastanza, e una resurrezione a poco. Quindi qua abbiamo una relazione che si costruisce a poco anche nelle trame, prima di tutto nelle trame invisibili. La cosa va, funziona, può andare, cioè l'amore per te va, sta andando avanti anche se non vedi subito qualcuno, se non vedi subito la persona perfetta, perché te la ritrovi davanti quando meno te l'aspetti. È il cavaliere di denari, che arriva non come qualcosa che divampa, arriva come qualcosa che è serio, affidabile e concreto, una persona su cui ci si può fidare, una persona degna di nota. Ok. E vediamo qual è l'evoluzione. Guarda la stella. Allora, qua vedo una coppia che sta guarendo dalle proprie ferite. E la cosa si svolge a poco. Questa relazione è un desiderio che si compie a poco. Adesso vediamo l'evoluzione possibile. L'evoluzione possibile. Sì,
la relazione si compie, però deve essere chiuso questo ciclo karmico. Il mondo mi parla di successo, realizzazione e pienezza, secondo i ritmi naturali dell'essere. Quindi il mondo mi parla di completamento di ciclo karmico da ambo le parti. Tu che non ti senti più non meritevole di amore, quest'altra persona che chiude un principio identitario. E qua è un cavaliere di denari, la cosa va avanti a poco, non è un fuoco di paglia, si costruisce a poco, piano piano, magari potete anche avere contatti di lavoro col cavaliere di denari, a poco, c'è un mutuo sostegno concreto e allo stesso tempo non quelle cose romantiche da film, un mutuo sostegno. E qua l'evoluzione possibile è il successo di questa connessione. Conclusosi però il ciclo karmico. Sì. Quindi parlando, estraendoci dall'altra persona per quanto riguarda l'amore per te, io ti dico che questo è il mese in cui tu concludi un ciclo karmico di radicamento di una nuova identità. E la persona che vedrai o le persone che vedrai stanno nello stesso processo. Va bene? Questa è la tua fila energetica. E tua e dell'altro fuori da te che è la stessa cosa. Quindi abbattere le tue resistenze a non sentirti abbastanza sarà una delle priorità in questo mese. Io ti consiglio, se fai il percorso sciamanico con me, di fare il rituale risveglia il tuo potere occulto, dove alla fine mettiamo anche il rituale della bambina interiore. Perché questo mi richiama questa lettura e anche il rituale di morte e rinascita, no? Ok. Come vedi, entrambe le energie sono proiettate verso la realizzazione. Vediamo adesso con le specifiche. La tua energia nell'amore, il 5 di denari. In merito a cosa ti senti messa da parte, esclusa? Perché non ti senti meritevole? Perché stai cambiando prospettiva in merito a questo? Non mi hanno risposto perché, o meglio, non ti sentivi meritevole fino a questo momento, perché stiamo cambiando prospettiva in merito alle relazioni e a che cosa, come evolvere all'interno di una relazione. L'appeso mi parla perché non ti senti meritevole anche di un grande sacrificio che hai fatto per amore. Non ti senti meritevole perché è come se tu ti fossi sacrificata o sacrificato oltremodo per l'altro. Io lo so, tu hai un cuore enorme, ma dove sta l'inganno dell'ego? E quando pensiamo di dover fare tanto, troppo per l'altro, per paura di essere poi abbandonati, per paura di non essere poi amati. Ti sei sacrificata oltremodo per l'altro, sacrificando te stessa o te stesso. Il punto chiave è come fa un albero ad aiutare tutta la foresta? Fiorendo, fiorire. L'amore di sé è la prerogativa inscindibile per poter essere in una relazione sana. L'amore di sé significa io ti do quello che sento, non ti do per paura di perderti. Questo è il senso. Magari abbiamo potuto vivere questo, no? Questa malattia dell'anima, che è uno spirito perturbato poi. Vediamo l'altra persona con la morte nei tuoi confronti, la morte. Sì, 6 di spade. Abbiamo una persona che si allontana qui, è una persona in transito da vecchie dinamiche relazionali, una persona in transito non è ancora arrivata dall'altra parte, no, della riva, è una persona che sta abbandonando anche un vecchio modo di essere, un sistema identitario con il quale ha portato avanti la sua vita. Quindi è una persona in trasformazione, siete entrambi in trasformazione. Sì. Quindi non vanno accelerati i tempi. Guarda, il 2 di coppe, è possibile questa persona si sia allontanata da una storia d'amore o stia arrivando verso di te, no? Dove va il 6 di spade? Verso una chiarezza mentale. Aspettati chiarezza mentale da questa persona, però senza forzare le cose.
perché questa persona, facendo il transito col 6 di spade che sta facendo, questa morte iniziatica, simbolica, avrà chiarezza di idee, ti parla, ti comunica per tranciare ogni dubbio. Ok. Con il Cavaliere di Denari, vediamo la dinamica invisibile con il Cavaliere di Denari? Assolutamente sì. Questa relazione si costruisce a poco. L'asso di bastoni mi parla di questa allegria che nascerà nel concreto, nella pratica, momenti di sorrisi dopo tanta penia, no? Momenti di sorrisi che arriveranno, di impulso che arriverà proprio perché sentirete il radicamento l'uno con l'altro, il sostegno più che altro, il sostegno quotidiano. E quindi questo sostegno quotidiano a poco farà nascere una nuova opportunità, una scintilla creativa, l'eros, l'asso di bastoni, la voglia di toccarsi, la voglia di giocare insieme, questo vedo. E qual è l'evoluzione possibile con il mondo? Mettiamone tre qua. Il giudizio, la rinascita, l'araba fenice, eccola qui. Rinascita dell'amore, piena stabilità e centratura da parte tua, regina di denari, anche se sei uomo, e piena cooperazione con l'altra persona da un punto di partenza che è un radicamento in sé. Allora, la rinascita in questo caso io vedo una costruzione vera e reale con questa persona. Non è subito, non è una costruzione che è non è qualcosa che arriva con un fuoco di paglia. Perché io vedo la rinascita dell'amore, regina di denari che sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. La regina di denari è colei che sa prendersi cura di sé, non si dà quando non vuole, si dà per quello che sente, si prende cura di sé e degli altri, una donna generosa, una persona generosa, allo stesso tempo è generosa perché sa quali sono i suoi limiti, sente la natura della propria essenza selvaggia e non si svende. E questo determina la costruzione con il 3 di denari di un rapporto solido e stabile dove entrambi riconoscono le proprie vicissitudini, le proprie libertà, allo stesso tempo la cooperazione di entrambi. Il 3 di denari è proprio la carta costruzione, bellissima energia. Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui-lei, con questo asso di spade, cosa ti dirà questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona finito il transito? So di aver sbagliato, ho avuto paura. Questa persona può aver sbagliato o potrebbe sbagliare, ha avuto paura, però questa persona adesso con l'asso di spade la vediamo una persona rinata, no? La chiarezza mentale. E questa persona ti dirà questo: saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere, questo è l'essenziale. Allora questa persona non ha più manie da protagonismo, diciamo, o di dover far bene, o di dover far male, o di fare male, o di fare bene, ma comprende che la relazione con te è una relazione di autopotenziamento e che soprattutto nel momento in cui stare insieme quando tutto bello e semplice è facile, no? Quando la vita ti pone davanti a delle emozioni ctonie, sotterranee o a delle difficoltà è difficile. Allora dice non mi importa, saremo l'uno accanto all'altra, questo deve essere, questo è essenziale. Ecco perché qua con i denari è proprio il radicamento, non è fuffa, è radicamento. Ok. Cos'altro ti dirà? Che sei bellissima o bellissimo. È molto bella questa lettura, ragazze e miei ragazzi, è un passaggio di grande trasformazione. Vediamo l'oracolo della dea cosa ti dice sull'amore. Guarda, aspettati il miracolo. I miracoli, è uscita Maria. Aspettati i miracoli in amore, aspettati i miracoli in amore. Guarda, io ti ho detto qua, non forzare le cose è un processo lento, ma il tempo che cos'è? Ecco perché se non mi fosse uscita la carta dei miracoli questa cosa non mi sarebbe venuta da dirtelo. Questo processo può arrivare in 5 minuti, in 2 minuti, in un istante, non necessariamente in settimane, in settimane, in settimane, in mesi. Perché? Perché il tempo non è altro che il tempo che tu ci metti a darti all'amore.
Questo è il tempo. È il tempo che tu ci metti a darti alle emozioni ctonie sotterranee, a sentirle fino in fondo. Questo è il cambio di prospettiva. E il miracolo è aspetta di questa cosa da un momento all'altro. Va bene? Ok. Vediamo adesso nella sezione lavoro, missione, denaro. Mettiamo un po' più in qua, così. Nella sezione lavoro, missione, denaro. Andiamo a vedere prima di tutto, quando mi chiedete lavoro non è soltanto il lavoro stipendiato, è dove tu metti l'energia durante il giorno. Allora, prima carta, talento da incarnare nel quotidiano, nel lavoro, nella missione quotidiana. Talento da incarnare. Devi lavorare con entusiasmo. Il talento da incarnare è la maestria artigiana, 8 di denari. Perché ti chiedono questo? Ti chiedono di concentrarti solo appassionatamente su ciò che fai quotidianamente, senza pensare ad altro, perché è quello che porterà dei risultati straordinari quando meno te l'aspetti. E la maestria artigiana, cioè impara a raffinare la tua arte in quello che fai quotidiano. Cioè mi viene in mente per esempio, sono casalinga, non faccio nessun lavoro, ok, quindi ti occupi della casa, è un lavoro straordinario. Anche quando rifai il letto, per esempio, no? L'attenzione ai dettagli. È un po' come la maestria giapponese, no? Nello yoga giapponese. La maestria in quello, il dettaglio, concentrarsi sulla piccola cosa, fai quello ti stanno dicendo. E mi verrebbe in mente da dire la grande formula psichica della creazione immarginale: sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Affidati al puro piacere di fare quella cosa. Anche se non stai sentendo piacere, concentrati sul piacere. Ve lo dico sempre, concentratevi sul piacere, perché il piacere è qualcosa su cui ti devi concentrare, altrimenti la mente razionale ti acchiappa subito e non ti fa provare piacere per le piccole cose, che sono alla base, no? Vediamo il blocco e il sabotaggio, l'autosabotaggio. La forza è qua, ci sei tu che ti autosaboti. Allora, perché ti autosaboti? Mi viene in mente la frase che tu puoi dire: devo riuscirci per forza. Invece di dire: sto crescendo mentre sto facendo questo. È come se una parte di te dicesse che se mollo anche solo un po' perdo valore. Non è così. Il messaggio è molto più sottile. Allora ti dice: non devi essere più forte. Devi smettere di usare la forza contro te stesso. Cioè devi lottare contro le tue stesse resistenze, devi lottare contro la tua stessa forza. Cioè, è sottilissimo, vediamo se riesco a spiegarmi. Non devi essere cattiva o cattivo con te stesso. Devi essere più amabile con te stesso. Perché nel lavoro questo blocco può crearti sovraccarico. Il perfezionismo. Il perfezionismo. Cioè, ti ho detto qua con l'otto di denari, no? I dettagli, la cosa. Ma non ti arrabbiare se la cosa non viene secondo la tua testa. È sottilissimo questo blocco. Qua il tuo potere non è fare di più, stringere di più, ma è imparare a non trasformare la tua grande energia in una pressione continua. Mi spiego? Altrimenti la forza mi blocca l'otto di denari. Guarda come la guarda. Cioè, l'otto di denari è la carta del miglioramento graduale, della disciplina quotidiana, del lavoro artigianale sull'anima, sul mestiere, imparo facendo, senza fretta, energia paziente, quasi monastica. La forza in ombra come blocco non è in armonia con il leone interiore, ma il controllo, la tensione, il bisogno di riuscire subito. E quell'orgoglio ferito se non si eccelle, no?
devo essere già bravo, no? Quella cosa lì. Quindi come si bloccano a vicenda? L'otto di denari ti dice quello che è il talento da incarnare, no? Ripeti, sbaglia quando necessario, sbaglia, ti dice, migliora lentamente. E la forza in ombra risponde, non posso permettermi di imparare lentamente. Ok? Quindi succede questo, che ci può essere la perdita del ritmo naturale, perché l'otto di denari richiede costanza, calma e la forza qua è il processo che perde un po' di fluidità, c'è interruzione nel miglioramento, perché quando non sei perfetto subito, la forza in ombra ti giudica, quindi inizi bene, poi ti rigidisci, poi molli e cambi direzione. Cioè, è come se tutto diventasse una performance, non è così. L'otto di denari vuole pratica, la forza trasforma in una prova di valore tutto quanto, no? E invece di investire energia nell'apprendimento, la consumi nel tenere tutto sotto controllo. Ehm, cioè, qua è come traduzione sciamanica, è questo. Non stai imparando il tuo mestiere, stai cercando di dimostrare che lo sai già. E questo blocca completamente l'archetipo dell'artigiano dell'otto di denari, perché quando invece, qual è la chiave di sblocco? Quando la forza torna luce, allora tu diventa coraggio gentile, presenza nel processo, fiducia nel corpo che impara. E allora l'otto di denari ti dice posso diventare eccellenza proprio perché mi concedo di essere informazione, di non essere perfetta subito. Chiaro? Ok. Vediamo adesso l'espansione possibile. E certo, il Cavaliere di Bastoni, l'espansione possibile, certo. Con questo Cavaliere di Bastoni in questa posizione, la vita ti dice una cosa molto chiara, l'energia c'è, il fuoco c'è, il desiderio di avanzare c'è, però questa volta non deve essere trattenuto né controllato, cioè deve essere vissuto nel corpo. Qui l'espansione arriva quando ti permetti di agire senza aspettare la versione perfetta di te stessa o di te stesso, cioè agisci anche se tu pensi di non essere perfetta, fallo, vai, fallo. Quindi nel concreto come si traduce questo? Che devi iniziare dei progetti anche se, se sembra che tu non sei pronta o pronto. Devi seguire proprio l'istinto creativo, è là che avviene la tua espansione. Devi permetterti di provare invece di dimostrare, ok? Cioè, devi accettare anche l'errore come parte del viaggio. È come se il tuo talento dell'otto di denari ti dicesse posso crescere solo se mi muovo. E il cavaliere ti dice allora smetti di trattenerti e vai. Cioè, i veri vincitori sono quelli che hanno fallito tante volte. Questo è il senso. Vediamo il potere da reclamare. Il potere da reclamare. Segui solo la voce interiore. Il potere da reclamare è l'eremita. Perché l'eremita ti dice una cosa molto fondamentale. Cioè, allora qua ti stanno facendo proprio il lavaggio animico. Allora, l'eremita ti dice una cosa molto diversa da quello che potresti pensare, perché qua dice il vero potere non è brillare fuori, ma illuminare dentro. L'eremita è colui che sa fermarsi mentre tutto corre, per capire che cosa è davvero essenziale. E nel tuo caso questo potere è fondamentale perché bilancia la forza in ombra e il cavaliere di bastoni. Cioè da una parte c'è il rischio di controllare troppo e dall'altra di andare troppo veloce. Quindi l'eremita ti restituisce il centro e ti dice scegli meno ma scegli meglio. Rallenta per capire la direzione giusta. Costruisci il tuo valore nel silenzio del processo, non nella pressione dell'esito. E nel lavoro questo è potere puro, non disperdere energia ma concentrarla in ciò che conta davvero. Ed è qui che l'otto di denari diventa il maestro. Perché smette di essere il solo fare tanto e diventa fare ciò che ha senso. Ok? Vediamo qual è la carta simbolica degli oracoli.
nel lavoro. Nudità celata, questa carta potentissima, mettere a nudo interiorità e introspezione personale. Questo è il connubio di tutto quello che abbiamo detto adesso. Scegli meno, scegli meglio e costruisci il tuo valore nel silenzio del processo, non nella pressione dell'esito. E lì verrà fuori la tua vera essenza e il successo dell'impresa. Nudità celata è fare ciò che ha senso, fare ciò che ha senso. Bellissimo. Ok, vediamo adesso l'ombra del mese, il demone con cui allearti. Prima carta, emozione da attraversare. Eccoti, qua ci sei tu di nuovo con la regina di bastoni, la paura del tuo fuoco, Però voglio mettere anche quest'altra carta per vedere. L'emozione da attraversare, la regina di bastoni, l'insegnamento nascosto, il fulmine. Non avere paura del tuo fuoco interiore. Il mondo ha bisogno di te. Questa è la paura del tuo potere personale. Allora, questo è il confronto, l'emozione da attraversare è questa, il confronto con il tuo potere. Perché? Perché non è sempre comodo essere visibili, essere centrati, essere magnetici, perché questo spesso porta con sé una paura, l'esposizione, la vulnerabilità, ed è qui che entra questo fulmine, perché il fulmine dice che qualcosa nella tua vecchia struttura sta saltando, che può essere un'idea di controllo, un'immagine di te sta saltando, un modo di gestire il potere oppure il lavoro che non regge più. Questo è un risveglio improvviso, quindi nel concreto questo è, cosa vuol dire? Ciò che è falso cade, ciò che è costruito sull'ego si rompe, ciò che è autentico si libera di colpo, boom. Quindi queste carte mi dicono che non puoi più abitare una versione di te che è più piccola del tuo fuoco. Questo fulmine ti sveglia. Allora, io non so se stai facendo il percorso sciamanico con me, però il cammino sciamanico ti sveglia tutta questa roba qua, Sì, assolutamente. Rituale erotico della Kundalini per chi fa la pratica 21 giorni. Cioè, non puoi più essere una versione di te che è più piccola di questo fuoco interiore che vuole emergere. C'hai il guerriero qua, il mondo superiore che ti sostiene. Lampi e tuoni vedrai in questo mese, dei lampi e dei tuoni, anche proprio dal vivo li vivrai e ti scateneranno una forza magnetica che è poi il riassunto di questa lettura. Qual è il messaggio dell'amante mistico? Il messaggio dell'amante mistico. Ragazze e miei ragazzi, c'è Dio. È proprio lui, non quello con la barba. È proprio il tuo amante mistico, sposa celeste, sposo celeste, e ti dice che ti ama e ti onora. Riconoscimento della forza eterna esistente dentro di te e negli altri. Il messaggio del tuo amante mistico è che tu riconoscerai la forza degli dei tutto intorno a te e dentro di te. Questo è il mese della tua realizzazione. C'è il 9 di coppe qua. Cioè, è una lettura di un grande sciamano, di una grande sciamana. Anche perché tutta questa forza è il primo chakra. Insistete sul primo chakra. Io credo che le prossime masterclass, non ho ancora spoilerato niente, ma mi sta venendo da dirlo con questa lettura, saranno tutte improntate su il risveglio di ogni singolo chakra in collegamento con tutti i tuoi avi antenati, perché ogni chakra appartiene a delle forze archetipiche, ai tuoi avi e ai tuoi antenati e a delle forze cosmiche, cioè sarà un lavoro straordinario. Qua insistiamo sul primo, magari poi vi metto sul canale una pratica per iniziare, Però tutte le pratiche yoga sciamanico sono funzionali a questo, Ok.
Vediamo adesso cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche il rituale della buona riuscita. I custodi dell'ideale. Questo è il quarto chakra, il chakra del cuore, certo, l'ideale della tua... Sì, perché per quando tu lotti per amore, stai lottando per l'ideale. Cioè, quando lotti per l'ideale, per l'amore, non c'è niente che ti ferma, niente. Ti leggo questa carta perché è sorprendente ed è stupenda. Numero 44. E questi sono gli avi, i tuoi antenati, li ho appena nominati comunque. I custodi dell'ideale. Wow, questo è un rito bellissimo. Sono detti potenti custodi dell'ideale. Gli ideali sono metafore dell'aspirazione dell'anima all'amore. Ben diversi dagli ideali dell'anima sono le ideologie. Le ideologie si basano sulle certezze della mente che sono in verità le nostre più grandi bugie. I tuoi antenati, custodi dell'ideale, ti invitano a non sprecare le tue energie al servizio delle ideologie, ma a trasferirle al servizio degli ideali dell'anima. Perché sono le ideologie quelle che ti bloccano qua con la forza. Il dover dimostrare, prevalere, devo essere bravo, quello che ci hanno insegnato a scuola. Dobbiamo prevalere sull'altro, la competizione. Quella è un'ideologia, devi spezzare questa cosa. Gli ideali sono grandi dei e dee che abitano la natura. Allora qua dice, devi nutrire il tuo ideale, devi gettare il cuore oltre l'ostacolo e focalizzarti sull'ideale della tua anima. Allora adesso ti do questo rituale che è fenomenale. Per nutrire gli ideali bisogna nutrire la natura e nutrirsi di bellezza. Nelle notti di luna offri cibo, acqua e incenso profumato alla terra, spargendo chicchi, semi, gocce d'acqua e incenso, mentre giri su te stesso in senso orario. Ripeti queste formule psichiche durante il rituale. Che io possa essere terra, che io possa essere cielo, che io possa essere il mare, che io possa essere la montagna, che io possa crescere allargando e allungando il mio corpo fino a disperdermi nel vuoto dell'infinito. E poi, mentre spargi gli alimenti, nutri terra le mie radici di grandi idee, nutri acqua la mia linfa di grandi emozioni, nutri fuoco i miei frutti di grandi passioni, nutri aria le mie foglie di grandi aspirazioni. I potenti custodi dell'ideale corrispondono al quarto chakra, che si trova al centro del torace. È associato alle energie dell'amore, della creatività e al maestro interiore. Gli corrisponde il colore verde e il suono Yam, Ilunga AM. Ripeti Yam 9 volte per caricare una tazza di liquido e bevila per nutrire gli avi custodi dell'ideale. Durante le giornate, poi, per nutrire i custodi dell'ideale, quando bevete una tazza di tè, no caffè, no alcol, no latte, no vino, no birra, quindi una tazza di acqua e limone, una tazza di tisana, un tè, caricate il liquido con il bija mantra Yam. Sono mantra seme per ogni chakra, di attivazione per ogni chakra. Dite Yam, 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 Yam e mentre sorseggiate quello che state bevendo sapete che state nutrendo la terra dei custodi dell'ideale affinché ti possano ispirare e guidare. Ok? Ragazze e miei ragazzi, mi aspetto grandi cose questo mese da voi. E sotto l'info box trovate anche la pratica dei 21 giorni per iniziare il cammino sciamanico con me, se ancora non l'avete fatto. Io intanto ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.